amici, oggi parliamo della Kaweco Sport White, una penna molto intrigante, una stilografica che senz'altro nella simpatia e nella facilità d'uso, diciamo, spende le sue armi migliori. Andiamo a vedere, l'ho lasciata ancora nella sua confezione per estrarla insieme a voi. Innanzitutto Kaweco, come vedete il logo è diviso in tre parti, lo troviamo uguale anche sulla penna perché non tutti sanno forse che è una sorta di acronimo dei due soci fondatori, Weber, Koch e per l'appunto Co. E quindi ecco perché è diviso a metà. Allora la penna è questa, piccola, bianca, ci viene fornita dentro una, così per salvarla, proteggerla un pochettino. Andiamo a vedere cosa c'è ancora dentro. Nella confezione sento che c'è qualcosa da estrarre, sì, ecco. Allora ci danno un paio di adesivi, se proprio vogliamo personalizzare qualche cosa di nostro, anzi un paio, ce ne danno addirittura tre, e poi probabilmente un bel libretto di istruzioni per insegnarci come si usa la penna, vediamo. No, c'è certamente, allora questa è una cosa interessante, c'è la storia della casa, anche perché a giudicare così dalla produzione, sto guardando insieme a voi che ci danno effettivamente un po' di informazioni su come si allenta il cappuccio, eccetera, ma insomma queste sono cose abbastanza evidenti e assodate per noi. Quello che invece è interessante trovare nella descrizione, nel foglietto allegato, è che è la Kaweco è una casa di quelle storiche della Germania del Novecento che ha segnato anche qualche brevetto, ma era veramente un colosso, nata anche prima di altri marchi che sono diventati poi più importanti e più prestigiosi. Come tutti i marchi produttori di penne stilografiche, ebbe fallimenti, tracolli dovuti un po' all'arrivo sul mercato della Biro, però come vedete ancora oggi è in produzione e ci offre degli strumenti, io trovo che siano davvero simpatici e anche abbastanza unici, nel senso che la Lilliput, la Special, la Sport sono quasi inequivocabili, si distinguono subito. E poi andiamo a vedere ora come è fatta. La prima cosa, andiamo a vedere con i potenti mezzi di cui dispone Marco Chiari, andiamo a vedere il peso della penna, 10 grammi con la cartuccia dentro. Togliamo il cappuccio, pesa 6 grammi. Che ne dite? È una penna leggera? Assolutamente sì. Ci farà scrivere in maniera sempre facile, senza stancarci? Sì, questa è una delle sue armi. Allora, facciamo una breve descrizione. Innanzitutto abbiamo visto il packaging, beh, insomma, è abbastanza in linea con il prezzo della penna, perché non dimentichiamo che poi tutto va rapportato a quello che è il costo. Non è una penna che ha un prezzo attorno ai 20 euro, quindi anzi in certi mercati non li supera neanche, quindi direi che sì, non si può pretendere di più. Va bene così, mi accontento che sia una scatolina di cartone, perché mi interessa più la sostanza che la forma, lo abbiamo sempre detto. La plastica, la resina, la plastica, e in questo caso plastica, c'è poco da fare, è proprio una plastica, non c'è alcun sforzo per renderla più appetibile di una plastica. Sì, c'è una laccatura qua sul cappuccio, ma non ritroviamo la stessa cosa sul fusto. Però è bello a impreziosire il logo che c'è sulla punta, è un logo dorato che c'è sulla punta del cappuccio. Ve lo faccio vedere così. Questo effettivamente è bello e impreziosisce quel giusto la penna, cioè se non ci fosse questo sarebbe veramente proprio basilare e quasi insomma passerebbe inosservata. E poi c'è il Kaweco Sport, sempre con un carattere dorato qui sul cappuccio. Diciamo che la parte, cioè la parte tattile, la parte delle finiture esterne non è certamente la migliore freccia che ha il suo arco,
Però guardate, una volta che sfiliamo la penna il cappuccio dalla penna, guardate che bella, è proprio una bella penna, e anche quanto sia bello il pennino. È un pennino in acciaio, in questo caso in tinta oro, ma è bello. Vi assicuro che è proprio piacevole, anche ben integrato con le misure della penna. Poi comunque riporta i suoi intarsi e sono piacevoli a guardarsi. È ben dimensionato con la penna, c'è il logo Kao e Co, poi c'è un grifo, come vedete, nella parte sommitale, e la gradazione del pennino. In questo caso il pennino è un EF, un extra fine. Ancora analizzando la penna, come è fatta? Ha una sezione che è questa, che svitiamo per caricare la cartuccia, oppure anche il converter. Il converter della Kaweco è un converter anche di tipo squeeze, di quelli come troviamo, a volte vengono chiamati a vescica, sulle penne di una certa età. Il fusto, abbiamo detto, 6 grammi, pesa tutta la penna con una cartuccia ormai quasi esaurita, ma davvero leggera, però casca bene in mano, soprattutto per chi ha una mano medio piccola, ecco, perché effettivamente, però torno a ripetere, a me piace. Forse se non avesse questo pennino così ben integrato nella sua, sia per colore che nella sua forma, probabilmente avrei così da recriminare un poco, ma in realtà è veramente molto bella. La mettiamo subito alla prova? Sì, certamente. Abbiamo altre cose da smontare nella penna? No, perché a parte tirare via il pennino, ma non è il caso di farlo oggi, c'è solamente da cambiare la cartuccia oppure l'inchiostro attraverso il converter. Allora, abbiamo detto che c'è all'interno un inchiostro non della Kaweco, ma sto provando, e li recensirò a breve, gli inchiostri Monteverde. In questo caso c'è un Blue Black. Ehm, la proviamo su 4 tipi di carta, perché è una penna che evidentemente per la sua destinazione d'uso non è certo la penna da scrivania o quella che, insomma, chiamiamola così, di rappresentanza, ma sarà una penna che starà in una borsetta, starà nello zaino, nell'astuccio, pronta per essere usata, anche magari tenuta in tasca. Non ha clip, come avete visto, quindi non può essere messa nel taschino, ma vediamo un pochettino come si trova su, allora, 4 carte di riferimento. E questa è la Chuck, un quaderno quadrettato. Perché? Perché è una punta fine, vediamo come se la cava con questa trama così fitta, e poi perché anelli, quindi va bene per chi deve appuntare, per studenti. Un blocco di quelli economici, però con una carta un pochettino ruvida, un pennino extra fine. Vediamo se lo mettiamo in difficoltà. Un quadernone della Pigna per un quaderno che, insomma, è facile che si usi anche su questo, e poi certamente usiamo il blocco Rodia per avere l'ultima parola all'incirca sulla qualità e sulla scrittura di questo pennino. Sono curioso di provarlo, allora vediamo subito. Innanzitutto, vi ho detto, tenendo in mano questa penna, è proprio, è leggerissima, però casca bene in mano, cioè la maneggevolezza, anche la facoltà di impugnarla in alto, in basso, ci lascia davvero molta libertà. Questo lo metto proprio fra i pregi di uno strumento come questo. Questa poi è quella bianca, c'è in diverse colorazioni, non cambia niente ovviamente dal punto di vista della scrittura o del peso, però per dire che c'è una bella gamma, anche un'ampia scelta. La Sport può essere anche in versione metal, poi sempre della Kaweco ci sono dei modelli consimili che sono altrettanto belli, ma questa è veramente una delle più economiche innanzitutto, e secondo me va tenuta in considerazione proprio per questo, per il suo aspetto, il suo rapporto qualità-prezzo. Proviamo un pochettino.
bella, è una bella penna, insomma. Proviamo in stampatello come scrive. Non è assolutamente male, non è assolutamente male. Provo un po', ma scorre molto bene, cioè è un pennino extra fine che non sarà il più sottile tra gli extra fini, ma si avvicina molto. Mi colpisce la scorrevolezza di questo pennino. In realtà, anche se non è proprio un extra fine, proprio fine fine, magari poi lo confrontiamo con qualche altro pennino di riferimento, è anche vero che ci aiuta ogni volta che abbiamo a che fare con dei quaderni come questo, con delle trame molto fitte, perché il segno, come vedete, si vede, si percepisce e non passa assolutamente in secondo piano. Proviamo con una calligrafia, chiamiamola così, non inclinata, giusto per... Diamo il controllo invece di una calligrafia condensed. Proviamo una invece magari allargata. Direi bene, si controlla benissimo. Voglio provare col cappuccio che, come avete visto, vale quasi la metà del peso, anzi se togliessimo la cartuccia varrebbe metà del peso. Come si comporta? Altrettanto bene, se non fosse che però ci porta il peso un po' troppo in alto. Riproviamo. Assolutamente per me non c'è paragone, cioè questo è con cappuccio, questo è senza cappuccio. Per me va usata senza cappuccio perché il bilanciamento, il bilanciamento è tutto qua. In realtà quest'ultima parte ricorda un pochettino le penne da scrivania, gli stilofori che, sapete, divenendo affusolati perdono peso, tutto il peso resta concentrato qua presso l'unità scrivente. Mi piace molto il rating, è davvero positivo su questo tipo di carta. Ora lo proviamo su un altro quaderno. Ma devo dire che se la cava altrettanto bene. Anche questo inchiostro Monteverde è un buon inchiostro, assolutamente. Mi piace di più, ve lo anticipo, il blu, non il Royal Blue, il blu della Monteverde rispetto al Blue Black. Trovo che sia un blu molto vivo, molto bello, ma comunque questa qua è veramente un'ottima penna. Ci potete fare quello che volete, dagli appunti veloci, sto guardando come, vedete, si va molto veloci anche mantenendo comunque un'ottima così, lettura di quello che si scrive, rallentando un pochettino così la velocità si guadagna ancora qualcosa. Proviamo anche con lo stampatello minuscolo, devo dire assolutamente bene. Assolutamente bene. Il tratto resta sottile, diciamo, non risente di queste così micro asperità, è una carta comunque levigata, però meno lucida dell'altra. Andiamo a vedere invece su un quaderno come se la cava. Questo è il Pigna Style, lo abbiamo usato anche per altre prove.
lo uso come termine di paragone perché è una carta che mi piace moltissimo ed è una carta super economica. Pennino extra fine. Qui il quadretto è da 0,5. Proviamo a scrivere nel quadretto. Cavo EcoSport, Ice, pennino. Ma si trova benissimo. Se mi dicessero che è una penna che costa ben di più di quello che è il suo prezzo, quasi quasi sarei anche disposto a crederci. Cavo EcoSport, Ice. Pennino, proviamo a fare un po' extra, ma sì, guardate come si riesce a giocare anche con i caratteri. In termini di flessibilità non ci siamo proprio, il pennino è un pennino rigido, ma se proprio ci tenete perché vi serve, possiamo anche dare quel minimo in più di pressione per cercare di dare su un tratto un pochettino più di così di spessore, anche se ve lo faccio vedere un pochettino, anche se non cambia poi molto, però qualcosina, qualche rasoiata riusciamo a dargliela in più, però non aspettatevi granché e non premete troppo a rischio di danneggiare il pennino. Quindi abbiamo a che fare con una penna molto, intanto molto, chiamiamola così, duttile nelle sue, così, nella sua propensione ad assecondare la grafia, e questo è già un punto importante a suo favore. Poi abbiamo una grande maneggevolezza, e ci mancherebbe altro, è corta, è piccola, maneggevolezza. Assolutamente questo è un altro fattore importante. Poi abbiamo un bel pennino, è bello sia esteticamente che anche come qualità della scrittura. La penna è leggera, quindi non stanca assolutamente durante una mattinata di appunti, che siamo all'università, che siamo al lavoro e dobbiamo, non pesa niente, per cui insomma è facile, veramente è leggera. E anche un'altra cosa che ho notato, come sia comunque bilanciata bene, anche se da una parte viene a dire, beh, facile, pesa 6 grammi, per forza è bilanciata, ma non è vero, vi ho detto, talvolta proprio con le penne leggere è ancora più difficile trovare proprio il giusto equilibrio. Questa penna sta veramente bene in mano e, vi dicevo, è così equilibrata, lo si capisce dal fatto che si può impugnare sia in fondo, cioè verso il pennino, quando dobbiamo scrivere in maniera davvero piccola su un'agendina, ma se arretriamo un pochettino e la prendiamo quasi come come le cannucce giapponesi del Tachikawa, abbiamo una calligrafia ancora diversa, ovviamente aumentando un po' l'ampiezza del carattere. Voglio provare, proprio visto che sono in fondo alla pagina, come se la cava invece con la scrittura. Allora, intanto proviamo l'inclinazione. In punta scrive. Vedete, sto proprio usando la penna quasi in maniera perpendicolare. Il pennino continua a scrivere in maniera più angolata, certamente diventa ancora più facile. Come vedete, il tratto diventa un pochettino più spesso. Ve lo faccio vedere. Vedete, da una parte in punta è più sottile, poi diventa un po' più spesso. Come si muove? Beh, così, in senso orizzontale nessun problema, verticale nemmeno, e risalita scorre che è una favola, anche in questa maniera. Variando l'inclinazione, per chi la tiene un po' così, per chi la tiene un po' così, come vedete non ci sono incertezze, non ci sono problemi. Vediamo come scrive tenendo il pennino inclinato un po' verso destra, verso sinistra. Assolutamente bene. È un pennino che, se mi dicessero che costa il 50% in più, direi, beh sì, è giusto, è il prezzo suo.
Adesso sì, andiamo a vedere su Rodia. Il flusso di questa penna mi è piaciuto, lo trovo molto regolare, forse è così bello il tratto perché è mantenuto appena smagrito. Allora, proviamo qui invece. Che bella questa carta, ogni volta che ci si mette il pennino sopra c'è poco da fare, è una bella carta. Ice o White, scusate, ormai sono così tanti i nomi di queste penne, non è l'Ice, scusate, ma è la White. Pennino EF, vediamo stampatello. Pennino EF. È una bella penna. È una bella penna. Il mio giudizio finale, le do 4 stelle e mezzo. Perché gliene do 4 e mezzo e non 5? Meriterebbe 5 assolutamente perché per quello che costa, ma non posso dare 5 perché intanto c'è sempre un po' di margine per migliorare, e poi perché non sarebbe giusto verso quelle penne che meritano 5, assolutamente 5 stelle. Ma fatta insomma così questa precisazione, è una penna che merita davvero di essere provata. Se avete così 20 euro da investire in un piccolo regalo o trovate una bella penna, qualcosa che vi sorprenderà, sebbene sembri un pochettino, anzi parecchio economica nella sua livrea, nella plastica, poi vi ripagherà una volta tolto il cappuccio, vi ripagherà nella scrittura. È anche bella con il cappuccio calzato per chi ama invece scrivere con il cappuccio calzato. Adesso vorrei provarla però rispetto ad altri pennini extra fini. Andiamo a vedere. Dunque proviamo un pochettino questo pennino EF con per esempio quello della Pelikan 150, che è un pennino EF extra fine anche questo. Il tratto sembra abbastanza simile, sì, sembrano davvero, sembra proprio la stessa larghezza di tratto. Cosa diversa invece sarà per il Sailor, eccolo qua. Il Sailor effettivamente è proprio più sottile, un extra fine, questo è quello della Shikiori, ovviamente un pennino giapponese, poi di quelli proprio molto fini. Volevo provare, perché ce l'ho qua che sto facendo la recensione, anche quello della Twisby, che invece appare forse appena, ma neanche. Sì, forse appena un pochettino più spesso. Questo è quello della Twisby. Diciamo che tanto per tirare un po' le conclusioni su questa penna, buona per cosa? Per gli appunti, per averla al seguito, per averla sempre dietro quando c'è da appuntare qualcosa, pesa niente. E diciamo anche la verità, anche si strisciasse, si scalfisse un pochettino, insomma non è certamente una laccatura o una resina di pregio la penna da mettere nell'astuccino importante, perché ho paura che insomma è di quelle un po' per tutte le stagioni, no? Così si dice generalmente. Però la piacevolezza, il fatto di come cade in mano e di come si può scrivere, secondo me è quasi ai vertici, cioè è una penna centrata benissimo, non è da taschino perché non c'è la clip, non potete metterla, ve la buttate in tasca, ve la buttate nel taschino, e attenzione a non dimenticarla perché pesa davvero poco. Quale inchiostro consiglio su una penna come questa? Allora, il pennino è un pennino fatto veramente bene perché non è tagliente, non è ruvido, è abbastanza arrotondato senza perdere però quella
tipicità del tratto extra fine. Quindi cominciate come sempre con gli inchiostri di riferimento. Un buon Waterman secondo me va benissimo per capire come scorre. Non servono inchiostri particolarmente lubrificanti perché il pennino scorre davvero bene, quindi diciamo che ci lascia un ampio agio, un'ampia scelta e non ci costringe a puntare su qualcosa di specifico per farlo funzionare al meglio. Che cosa mi è piaciuto? Ve l'ho detto ampiamente. Che cosa non mi è piaciuto di questa penna? Il fatto che se invece di 20 potesse costare 25 euro e ci avessero dato una finitura appena migliore della plastica, non tanto del cappuccio che ha una laccatura lucida che si vede, ma piuttosto quella del fusto della penna, insomma, se la sensazione tattile fosse stata di una penna un pochettino più bella, non mi sarebbe dispiaciuto pagare qualcosina di più. Però è anche vero che, come sapete, quando faccio la domanda alla fine, con gli stessi soldi che cosa mi compro, praticamente niente di questo livello. A questo livello c'è davvero gran poco. Una penna così bella, così appunto per questi soldi, difficilmente mi viene in mente di averla trovato sul mercato. Quindi la voglio? Sì, assolutamente. Il mio giudizio finale, ve l'ho detto, 4 stelle e mezzo, proprio perché 5 lo teniamo per quelle belle. Grazie a tutti amici per avermi seguito, ma non prima di avervi fatto vedere sul blocco Rhodia, che è in formato A5, quindi non è quello A4, la misura di questa penna rispetto alle altre. Guardate, questa è la Pelikan, questa è la Twisby Mini, che sembra grande in confronto. Quando la mettiamo vicina ad una Lamy capiamo che si tratta di una penna davvero piccola, davvero ben congegnata per chi deve scrivere anche in spazi ristretti come quelli di un'agendina o di un block notes. E adesso è davvero tutto, ciao a tutti, alla prossima!